Ti svegli ogni mattina con quella sensazione. Qualcosa nel profondo del tuo cuore che ti dice che c'è qualcosa che non va. Dai tutto te stesso alla relazione, investi la tua energia, il tuo tempo, il tuo amore. Eppure quella voce interiore continua a sussurrarti che non importa quanto dai, non importa quanto ci provi, semplicemente non si sente bene. Hai mai provato quella sensazione straziante di essere usato, di essere solo una comodità per qualcun altro? Non tutte le persone hanno il coraggio di essere sincere con te riguardo alle loro intenzioni, ma i loro comportamenti, quelli non mentono mai. È ora di aprire gli occhi e vedere la verità per quello che è. Quando ti senti solo un oggetto, c'è una ferita che taglia più in profondità di qualsiasi lama. Il momento in cui realizzi di essere solo uno strumento nella vita di qualcun altro. Non è un dolore fisico, ma un vuoto che cresce dentro di te, giorno dopo giorno, come una goccia che scava la roccia. Ogni interazione in cui dai senza ricevere scava un solco nell'anima. I tuoi sforzi, i tuoi pensieri gentili, le tue preoccupazioni sincere, tutto viene accolto e consumato, ma nulla viene restituito. È come versare acqua in un setaccio, una continua offerta di te stesso, che non riempie mai il recipiente dell'altra persona. Alcuni rimangono vicini, ma solo quando è conveniente per loro. Ti dicono ciò che vuoi sentire, ma le loro azioni parlano una lingua diversa. Come diceva Seneca, il dolore, se lieve, è sopportabile, se grave, non dura. Ma il dolore di essere usati è diverso, non è né lieve né passeggero. Si insinua nell'anima e rimane lì, come un'ombra che oscura ogni momento di gioia che potresti provare. Ti chiamano nei loro momenti più bui, quando hanno bisogno di te come salvatore. Si presentano quando è comodo per loro, ma scompaiono quando è il tuo turno di aver bisogno. Questo non è amore, non è reale, non è qualcuno che tiene a te, è qualcuno che ti sta usando. La presenza a intermittenza. Quando una persona è interessata solo a usarti, ti terrà a distanza di sicurezza, non ti lascerà mai avvicinare troppo, ti terrà al guinzaglio, tirandoti verso di sé quando ha bisogno e allontanandoti quando non sei più necessario. Ti concedono abbastanza attenzione per farti tornare a chiederne ancora. Ti adulano, ti dicono quanto sei straordinario, quanto ti apprezzano, ma la verità è che è tutto un gioco. Un gioco che stanno giocando con le tue emozioni, il tuo tempo e il tuo amore. Epitteto ci ha insegnato: è meglio morire di fame liberi da paura e colpa che vivere nell'abbondanza con il cuore turbato. Eppure continuiamo ad accettare le briciole di attenzione, temendo che senza quelle briciole saremo completamente soli. Ti fanno sentire speciale, ma nel profondo non sono coinvolti con te. Sono interessati a ciò che puoi dare loro. Il tuo supporto, la tua gentilezza, le tue risorse. Prendono e prendono e prendono, ma quando la situazione si capovolge, quando è il momento di chiedere qualcosa in cambio, improvvisamente sono troppo occupati, troppo stanchi o troppo presi, trovano una ragione per essere distanti, ti danno il minimo per tenerti agganciato, ma mai abbastanza da farti sentire veramente apprezzato. Briciole di attenzione, non un banchetto. Hai mai notato come alcune persone abbiano un tempismo perfetto? Non del tipo che si presenta con fiori quando sei giù o ti manda un messaggio solo per vedere come stai quando percepisce il tuo silenzio. Piuttosto, il tipo di persona che appare solo quando ha bisogno di qualcosa. Quando la vita li colpisce duramente, si ricordano del tuo nome. Quando sono soli, improvvisamente si interessano a te. Ma dove sono quando sei tu a combattere le tue battaglie in silenzio? Dove sono quando le lacrime scendono e nessuno le vede? Marco Aurelio affermava: quando siamo messi alla prova, scopriamo cosa c'è dentro di noi. E quando qualcuno si presenta solo, quando il suo mondo si raffredda e ha bisogno del calore della tua lealtà, del tuo conforto, del tuo spirito. Ma quando hai bisogno di una spalla, quando hai bisogno di qualcuno che sia semplicemente lì per te, non senti nulla. Quel silenzio, quell'assenza, parla più forte di tutte le loro dolci parole, perché qualcuno che ti ama veramente non aspetterà che tu chieda aiuto. Sarà lì prima che le lacrime cadano,
sentirà la tempesta prima che arrivi. Ma la persona che si presenta solo quando è facile per loro, quella non è un amico, non è un partner, è un opportunista. Promesse vuote, gesti assenti. Esiste un tipo di dolore che non deriva dall'essere soli, deriva dal sentirsi soli mentre qualcuno a cui tieni è proprio lì, ma ancora non presente. Invii il messaggio, lo lasciano in sospeso, apri il tuo cuore e ti offrono il silenzio, ma quando soffrono, improvvisamente si ricordano come chiamare, improvvisamente si ricordano come essere gentili, e tu, così pieno di cuore, così pieno di compassione, rispondi, sei presente, perché è questo che sei. Non calcoli il tuo amore, non razionalizzi il tuo sostegno, dai liberamente, completamente, e loro lo sanno. Sanno esattamente che tipo di anima sei e ne approfittano. Zenone, il fondatore dello stoicismo, disse: «Ci sono state date 2 orecchie e una bocca, così possiamo ascoltare di più e parlare di meno. Osserva quindi più di quanto parli, guarda i fatti più di quanto ascolti le parole. Diventi il loro contatto di emergenza, ma solo durante la loro emergenza. E quando il sole splende di nuovo nel loro mondo, svaniscono. Tornano a dimenticarsi che esisti. E tu rimani a chiederti cosa hai fatto di sbagliato. Non hai fatto nulla di sbagliato. Hai solo dato il tuo cuore a qualcuno che non aveva mai pianificato di tenerlo con cura». Il gioco dei sensi di colpa. È sempre lo stesso schema, vero? Sei tu quello che si ricorda i compleanni, che controlla quando sono silenziosi, che ascolta senza giudicare. Ma quando sei tu a diventare silenzioso, quando ti ritiri anche solo un po' per vedere se se ne accorgono, non succede nulla. Nessuna chiamata, nessun messaggio, solo silenzio. Ed è allora che fa più male, non perché hai bisogno di qualcuno che ti salvi, ma perché meriti qualcuno che si accorga quando non stai bene, qualcuno che non ha bisogno di una crisi per ricordarsi di te, qualcuno che è presente non solo quando è conveniente, ma sempre. Epitteto ci ha insegnato: non sono le cose che turbano gli uomini, ma le opinioni che essi hanno delle cose. E quando qualcuno ti manipola emotivamente, sta giocando proprio con le tue opinioni, su te stesso, sulla relazione, sulla realtà stessa. Invece ricevi un mezzo amore, ricevi una performance, ricevi presenza solo quando serve a loro. E ti dici: forse sono occupati, forse stanno passando un momento difficile. E forse è così, ma lascia che ti chieda. Quando eri tu ad essere occupato, non sei stato comunque presente per loro. Quando eri stanco, non hai comunque controllato come stavano. Quando avevi ogni ragione per andartene, non sei comunque rimasto. Questa è la differenza. Ecco cosa non riusciranno mai a eguagliare. Sanno che risponderai, sanno che ci sarai, quindi non ci provano nemmeno. Non ti danno priorità. Non sei qualcuno per cui pianificano. Sei qualcuno su cui ripiegano quando non hanno altro. Svaniscono quando la tempesta arriva. Ci sono momenti nella vita in cui non vuoi solo qualcuno, ne hai bisogno. Non per soldi, non per favori, ma per la presenza, per il conforto, per la rassicurazione che non stai affrontando la tua ora più buia da solo. Ed è in quei momenti, quando il tuo mondo sembra crollare, che scopri chi è reale, chi è solido, chi è al tuo fianco, indipendentemente dalla tempesta che si presenta. Ma invece scompaiono. Quelli che hanno giurato che ci sarebbero sempre stati, improvvisamente tacciono. Quelli che ti chiamavano fratello, smettono di rispondere alle tue chiamate. Seneca scrisse: «Nelle avversità si rivela la vera forza dell'amicizia». E quando qualcuno scompare, proprio quando ne hai più bisogno, ti sta mostrando esattamente quanto vali per lui. Quelli che hanno goduto della tua luce, che hanno esultato quando eri al top, svaniscono quando le luci si spengono. E questo è un dolore diverso. È tradimento vestito di silenzio. È abbandono con un volto familiare. E tu rimani lì, distrutto, confuso, chiedendoti cosa hai fatto di sbagliato. Ma ascoltami, non hai fatto nulla di sbagliato. Hai solo raggiunto una profondità che non erano mai disposti a condividere con te. Hai chiesto amore e ti hanno mostrato distanza. Questo non dipende da te.
ostacoli, non sostegni al tuo sviluppo. Ti sei mai chiesto perché ti senti così emotivamente prosciugato dopo ogni conversazione con loro? È perché stai dando da un luogo di verità mentre loro ricevono da un luogo di convenienza. La tua sincerità diventa la loro zona di comfort, il tuo amore diventa la loro via di fuga, ma il tuo dolore, i tuoi bisogni, il tuo silenzio, questo è troppo per loro. Non vogliono il quadro completo, vogliono solo la parte di te che serve al loro scopo. Come diceva Musonio Rufo, in ogni azione chiediamoci: come mi influenzerà questo? Rimpiangerò questa azione? Se agirò, lo farò pubblicamente o segretamente. Se qualcun altro lo facesse, lo approverei. Chi ti usa non si pone mai queste domande. Diventi un personaggio nella loro storia, non un partner in un viaggio condiviso. Meriti di più. Meriti qualcuno che si informi senza essere sollecitato, che ascolti senza aspettare di parlare, che ti veda, non solo ciò che puoi fare per loro. E finché non lo crederai con tutto il cuore, continuerai a invitare lo stesso dolore, lo stesso schema, la stessa delusione. Perché l'amore non riguarda solo il dare, riguarda il dare con ritorno, riguarda l'essere visto, ascoltato e valorizzato quando conta davvero. Ti senti svuotato dopo ogni incontro. Ti fanno sentire come invadente quando finalmente chiedi qualcosa, come se i tuoi bisogni fossero un peso, come se i tuoi sentimenti fossero scomodi. È così che operano le persone che ti usano, minimizzano le tue emozioni e amplificano le proprie. Si aspettano che tu sia disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma se hai bisogno di qualcosa diventano silenziosi, diventano freddi, ti fanno sentire in colpa per aver chiesto. Epitteto ci ricorda: la libertà è l'unico valore degno del nome. E qual è la libertà più grande se non quella di poter essere autenticamente te stesso, di poter esprimere i tuoi bisogni senza timore di essere abbandonato? E tu ti rimpicciolisci, ti scusi, ti metti in discussione, ti chiedi se forse sei tu il problema. Ma ascoltami, non stai chiedendo troppo. Stai solo chiedendo alla persona sbagliata. La persona giusta non ti farà mai sentire in colpa per aver bisogno di loro. La persona giusta sarà onorata di esserci per te, non perché ti deve qualcosa, ma perché ti ama, perché ci tiene a te, perché il tuo benessere è importante per loro. Quindi, se qualcuno ti sminuisce per aver bisogno di cure emotive di base, quello non è amore, è negligenza emotiva. E consumerà la tua pace finché non dirai finalmente basta. Riappropriarsi della propria serenità. Le persone che si fanno vedere solo quando è conveniente per loro hanno sempre scuse. Sono stato occupato, non ho visto il tuo messaggio, ho molto da fare. Ma lascia che ti dica una cosa: le persone trovano tempo per ciò che conta per loro, sempre. Potresti essere dall'altra parte del mondo, in un fuso orario diverso, attraversando i giorni più bui della tua vita, e qualcuno che ci tiene veramente troverà un modo per raggiungerti. L'amore trova una via, l'impegno trova una via, le scuse trovano un'uscita. Come ci insegna Marco Aurelio, la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. È tempo di cambiare i tuoi pensieri su ciò che meriti, e più a lungo accetti quelle scuse, più ti condizioni a credere che non meriti un amore costante, che dovresti essere soddisfatto degli scarti, che solo perché qualcuno si fa vedere di tanto in tanto significa che ci tiene. No, la cura è costante, l'amore è costante. Se qualcuno è presente solo quando ha bisogno di te, non ti ama, ama ciò che fai per loro, e devi iniziare a vedere questo per quello che è, compromesso. Diventi la loro spugna emotiva, il loro motivatore, la loro pace, il loro punto di riferimento quando tutto crolla. Ma non sei mai la loro celebrazione, mai il loro conforto, mai la loro costante. Vengono quando sono vuoti e se ne vanno quando sono pieni. Rinascita emotiva e nuovi orizzonti. La parte più dolorosa è che continui ad accoglierli, non perché sei debole, ma perché sei leale. Perché il tuo amore è reale, ed è questa la parte che sfruttano. Sanno che sei raro, sanno che sei puro,
e scambiano la tua dolcezza per stupidità. Ma il tuo amore non è sciocco, è potente. E quando finalmente deciderai di smettere di darlo a persone che lo usano solo a loro vantaggio, la tua vita cambierà, la tua pace tornerà e ti renderai conto che essere soli è molto meglio che stare con qualcuno che ti fa sentire solo in sua presenza. Epitteto ci lascia con queste parole: nessun uomo è libero se non è padrone di se stesso. Non lasciare che nessuno tratti il tuo cuore come un negozio economico che visitano quando la vita diventa difficile. Non sei un piano di riserva, non sei un rifugio temporaneo, sei una casa, un luogo sicuro, una luce. Quando ti ignorano e tornano con un dolce sorriso, non dimenticare come ti ha fatto sentire quel silenzio, non dimenticare le ore che hai aspettato, le lacrime che hai versato, le conversazioni che hai avuto nella tua testa mentre loro vivevano come se tu non contassi nulla. Non dimenticare come la tua anima si è sgretolata nel silenzio, perché questa è la parte che non vedranno mai. Vedranno solo le tue braccia aprirsi di nuovo, il tuo cuore perdonare di nuovo, il tuo tempo dato di nuovo. Ti chiedi perché non cambiano. È perché non hanno mai dovuto farlo. Continui a riavviare la storia, continui a offrire amore a qualcuno che lo vede come opzionale, come un rumore di sottofondo. E sono qui per dirti che non è compito tuo insegnare a qualcuno come amarti. È compito tuo proteggerti quando si rifiutano di farlo. È compito tuo smettere di rispondere alla convenienza e iniziare a rispondere alla costanza. Perché l'amore non è stagionale, non è occasionale, non è part-time. E nemmeno tu dovresti esserlo. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe interessarti uno di questi 2 video.